Italia fuori dal mondiale, un disastro per noi tifosi, un disastro per il calcio italiano. Adesso i soliti processi che iniziano sulle macerie, si parla delle prospettive per il futuro, un futuro che riguarda da vicino anche l'Inter, con cui ci colleghiamo per chiudere poi con alcune notizie di mercato che vi voglio portare all'interno di questo episodio di oggi. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati qui su Passione Inter. Ho deciso oggi di portarvi il nostro format molto apprezzato, me lo avete chiesto a gran voce, di condensare in pochi minuti le principali notizie del momento e oggi non parlare del disastro della nazionale sarebbe stato impossibile, anche se siamo su Passione Inter. Allo stesso tempo però il tema della nazionale si collega anche al mondo Inter e alle notizie di calciomercato di cui poi voglio parlarvi per fare insieme a voi una riflessione e portarvi delle novità che abbiamo raccolto con Passione Inter. Andiamo però con ordine. Direi di partire ovviamente dal disastro di questa nazionale. Purtroppo l'Italia è fuori dal mondiale, ancora una volta, eliminata al playoff dalla Macedonia del Nord, secondo mondiale consecutivo senza l'Italia. L'ultimo a cui abbiamo partecipato si è chiuso tra l'altro con un'eliminazione veramente bruttissima. Di fatto in questo momento c'è una generazione, ma anche più di una generazione di giovani italiani che non hanno un minimo buon ricordo dell'Italia ad un mondiale di calcio, e questo veramente, ragazzi, è clamoroso. Questo davvero è pesantissimo, non li invidio davvero questi ragazzi. Un'eliminazione, quella di oggi, che purtroppo credo vada a dare ragione anche a chi sosteneva che la vittoria dell'Europeo è stata una vittoria episodica rispetto a quella che invece è la realtà di un movimento calcistico italiano che si esprime poi in una nazionale che non è sicuramente all'altezza di quello che rappresenta, della storia, della tradizione che rappresenta questa maglia azzurra, sia tecnicamente, a livello tecnico, anche di uomini che abbiamo a disposizione, ma soprattutto a livello di personalità, di cattiveria agonistica, di carisma, di quella voglia di vincere, di combattere che ha sempre contraddistinto le nostre nazionali vincenti. È vero, come sto leggendo in queste ore, leggo tanti sui social che dicono il calcio è fatto di dettagli, questa solita frase fatta, un pizzico di fortuna in più magari avrebbe permesso all'Italia innanzitutto di non andare a questo playoff e poi una volta al playoff comunque quantomeno di battere questa Macedonia, viste anche le tante clamorose occasioni da gol sbagliate. Però ragazzi, il problema del calcio italiano non si può ridurre solo alla sfortuna nelle partite secche, non si può ridurre ad un solo colpevole, e questo lo sappiamo tutti benissimo, non possiamo nasconderci dietro ad un dito. Non voglio entrare nella classica retorica che vedremo per un paio di settimane ancora, perché poi tra un paio di settimane tutto verrà zerato, amici come prima, e ci dimenticheremo di nuovo tutto, almeno chi governa, questo calcio, chi deve prendere le decisioni, non i tifosi, che poi anzi vivranno 2 mesi terribili senza campionato e senza mondiale da questo punto di vista. Però adesso sappiamo tutti quello che sarà, quelli che saranno i prossimi avvenimenti. Si partiranno con gli studi su come ha ripartito il calcio tedesco, come è tornato in alto il calcio tedesco, cosa ha riportato la Premier League ad essere il miglior campionato in Europa. Ripartiremo con il tema degli stadi, che in Italia siamo fermi a troppo tempo fa. Si parlerà dei centri federali, le riforme da fare, il problema delle squadre primavera con troppi giocatori presi dall'estero. Questa cosa mi interessa veramente poco, ma non perché non mi interessa, non perché non ci sia da cambiare queste cose, ma semplicemente perché è un tema di cui si parla dal 2010, se ne parla da più di 10 anni, molto più di 10 anni, e poi a decidere sono sempre gli stessi e gli effetti sono sempre quelli, non è mai cambiato nulla. Quindi io mi fermo umilmente ad un livello molto più basso della discussione, mi fermo a quello che abbiamo appena visto, a quello a cui abbiamo appena assistito, e visto che in queste ore giustamente finisce sul banco degli imputati soprattutto Mancini, essendo il commissario tecnico, colui che dà la direzione anche a questa nazionale, io a questo allenatore, che comunque va anche detto il materiale a disposizione in termini di calciatori è quello che abbiamo visto, quindi io all'allenatore vado a dare soprattutto 2 colpe, diciamo così. Il primo punto sicuramente, o almeno dal mio punto di vista, è il troppo debito di riconoscenza che c'è stato in questa nazionale che doveva aprire un nuovo ciclo in vista del mondiale, troppo debito di riconoscenza nei confronti di chi ci ha portato alla vittoria dell'Europeo. Giocatori che hanno vinto l'Europeo che oggi non sono minimamente nello stesso stato di un'estate fa, e questo secondo me è un concetto
aspetto molto molto importante. Quell'europeo arrivava in condizioni molto particolari, con giocatori che avevano tutti i motivi per dare anche quel qualcosa in più rispetto al loro comunque buonissimo potenziale, perché oggi non è una nazionale totalmente da buttare nonostante i tanti problemi che ci sono secondo me. Ma avevamo un Donnarumma in porta che era in odore di cambio di squadra, con delle prospettive sicuramente differenti, in un momento sicuramente differente a quello che sta vivendo oggi. Avevamo Chiellini e Bonucci a dirigere la difesa, difensori che però erano a caccia anche dell'ultima chance per vincere in campo internazionale, quindi motivazioni differenti. C'era un Barella che non era così spompato come invece lo è oggi, c'era un Jorginho in un momento sicuramente differente che non arrivava anche da quelle delusioni dei rigori sbagliati che poi si sono fatte sicuramente sentire. In generale c'era un clima troppo diverso all'interno di quell'europeo per sottovalutare la cosa, per continuare poi a puntare sempre sugli stessi senza avere il coraggio di cambiare. In piccola parte, piccolo link anche con l'Inter, non è propriamente un paragone esatto, ma ricorda anche un po' il poco coraggio che c'è stato a cambiare nell'Inter subito dopo il triplete, subito dopo una grande vittoria. Ma restando sulla nazionale in questo caso, il secondo tema, la seconda colpa che do soprattutto al mister, al commissario tecnico, è che il risultato di questo è di questi errori, di queste scelte che sono state prese anche nel nuovo ciclo che è stato avviato solo in parte, senza troppo coraggio, è l'aver portato a far esprimere una nazionale in maniera meno agguerrita, come vi dicevo, con meno cattiveria agonistica, una nazionale che nonostante le occasioni create non ha mai dato veramente la sensazione di poter vincere, secondo me, nemmeno in uno dei tanti match point che ci sono stati per qualificarsi al mondiale prima di questo playoff, perché prima della Macedonia c'erano state la Bulgaria, c'erano state le gare contro la Svizzera, quella con l'Irlanda, tutti match point, tutti andati allo stesso modo, così tristemente scialbi, senza sapore, senza quella voglia di vincere che avremmo dovuto tirare fuori tanto tempo fa, prima di ritrovarci a questo punto, prima della Macedonia, a dire sì, andremo al mondiale, vogliamo vincere il mondiale, e poi il risultato è quello che abbiamo visto. E qui vi tiro fuori il link con l'Inter ed il mondo Inter. Io penso che solo gli interisti come me, come noi, come tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento probabilmente, solo i veri interisti sapessero che sarebbe andata così, sapevano che sarebbe già andata così perché innanzitutto troppe chance fallite nel girone di qualificazione dove ci siamo concentrati troppo spesso a vedere che cosa faceva il nostro avversario, che cosa facevano gli altri e ci siamo dimenticati di vincere noi, come è accaduto spesso anche in anni recenti all'Inter. Poi la partita con la Macedonia è proprio la classica partita che l'interista vero sapeva che sarebbe andata a finire così, ovvero con tante occasioni sbagliate e poi l'1-0 beccato al primo tiro a fine partita. La nazionale di Mancini ha dato, secondo me, ancora una volta un'ulteriore conferma di quello che dico da anni, ovvero, bene o male, questa squadra ha un buon potenziale di talento, nonostante tutto quello che si può dire. La grande lacuna però di questa Italia è che è venuto a mancare il grande centravanti che avrebbe dovuto segnare questo decennio, ovvero il nome è sempre quello che fa sempre discutere, quello di Mario Balotelli. So che molti di voi non saranno d'accordo, però ragazzi, per me Balotelli, e lo dico da sempre, era l'attaccante che avrebbe dovuto guidare l'Italia in questo decennio e segnare quelle raffiche di gol, diciamo così, o comunque segnare quei gol che ti nascondono tanti troppi problemi sotto il tappeto. Quando hai l'attaccante che anche nella partita scorta il gol te lo fa, cambiano veramente tante tante cose. Questo lo vediamo appunto oggi anche nell'Inter. L'Italia campione d'Europa non si qualifica al mondiale, l'Inter campione d'Italia rischia di regalare uno scudetto perché? Perché tra i vari problemi il più pesante è anche la mancanza di quel giocatore che la mette dentro in maniera anche sporca. E a proposito del link tra la nazionale e l'Inter, la ripartenza della nazionale italiana quindi può passare molto anche dall'Inter stessa. Perché? Perché al di là di Barella, che è completamente cotto in questo momento, ma rimane indiscutibilmente uno dei migliori centrocampisti in circolazione in Italia, non solo, Bastoni si è confermato sicuramente ancora una volta tra i migliori, uno dei giocatori su cui puntare per il prossimo ciclo azzurro. In più abbiamo un Di Marco che potrà essere una pedina importante per le rotazioni, c'è un Sensi da valutare sia in ottica Inter che in ottica nazionale. In generale comunque c'è un Inter che con Marotta in dirigenza sta puntando molto sul blocco italiano, sta puntando molto alla valorizzazione del blocco italiano, quando anche tante altre squadre, anche molto forti di prima fascia, stanno invece guardando molto di più al mercato estero.
e l'Inter comunque, come dicevamo, rimane molto attenta su profili come Scamacca e Frattesi, nonostante la concorrenza l'Inter ci sta lavorando in maniera molto molto concreta, e qui si apre secondo me un'altra questione che si collega ai problemi del calcio italiano, ovvero ci lamentiamo che la nazionale italiana deve andare a pescare i suoi giocatori nei momenti decisivi da squadre come il Sassuolo, da squadre come il Cagliari, da squadre sulla carta che non lottano per la vittoria dello scudetto, non giocano in Europa, quindi con calciatori che non hanno una grande esperienza internazionale. Ma cosa dobbiamo fare? Se ogni volta che un giocatore italiano fa un mese buono o anche una sola partita, una squadra importante si avvicina, va a chiedere informazioni, la richiesta è di 70 milioni di euro per un singolo giocatore. 2 mesi fa, mercato di gennaio, io ricordo sembrava che ad un certo punto l'Inter non potesse andare avanti o comunque nessun club di prima fascia potesse chiudere la stagione senza comprare Lucca dal Pisa in Serie B. Il Pisa chiedeva, si son parlati lì di valutazioni da 20 milioni di euro, se andate a vedere Lucca in Serie B non segna dal 2 ottobre scorso. Cifre enormi. Oggi Scamacca e Frattesi, bravissimi entrambi, li vorrei entrambi all'Inter sicuramente, si parla di 70 milioni di euro. Questo è un problema importantissimo, perché poi è inevitabile che le squadre vadano a rivolgersi ad un mercato estero, considerando anche, tra l'altro, i vantaggi del decreto crescita sugli ingaggi, eccetera, eccetera. A tal proposito, vado in chiusura, mi sono sfogato abbastanza su questo, poi ne riparleremo in diretta alle 19:30. Oggi i quotidiani, parliamo di mercato Inter in chiusura come vi avevo promesso, visto che abbiamo citato Scamacca e Frattesi, i quotidiani parlavano dell'Inter che vorrebbe finanziare l'assalto a Dybala liberandosi degli ingaggi di Arturo Vidal e di Alexis Sanchez, che hanno ingaggi molto pesanti per le casse interiste. Io su Dybala continuo a rimanere cauto come pista per l'Inter, ma ci torneremo a parte. Qui in questo episodio volevo solo aggiornarvi sul fatto che Vidal è sicuramente in uscita, lo sappiamo da tempo, ve lo diciamo da tempo, mentre su Alexis Sanchez vi dicevo da tempo che le quote sull'addio sono in rialzo. Abbiamo avuto su Passione Inter un piccolo aggiornamento, ovvero da quello che ci risulta Alexis è in uscita con diversi club che si sono interessati, in Sud America soprattutto, non solo il River Plate di cui si è parlato e in cui ha già giocato tra l'altro all'inizio carriera. Da quello che sappiamo però Alexis valuta al momento solo proposte, solo nuovi club che arrivano dall'Europa, quindi di un livello comunque importante, perché lui si sente ancora di poter dire la sua in maniera importante in club di prima fascia o comunque club importanti in Europa. Soprattutto in Spagna sembra essere un mercato più caldo su Alexis, si sta parlando molto del Valencia, ma non solo. Teniamolo d'occhio perché temo possa aprirsi anche un'altra telenovela per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Infine, attenzione ad un dettaglio non da poco, di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa, lo ribadisco, Skriniar sembra che stia piacendo molto in posizione di centrale davanti al nostro portiere, quindi con De Vrij in partenza potrebbe essere lui di fatto il sostituto dell'olandese, con un nuovo difensore che a questo punto potrebbe quindi partire dalla destra. Bremer del Torino rimane sicuramente uno dei profili preferiti in assoluto dall'Inter, che è molto avanti nelle discussioni, però come vi raccontavamo anche a gennaio, attenzione sempre a Ginter che è in stand-by in questo momento con il Bayern Monaco, può fare potenzialmente il sostituto di De Vrij come ruolo lì al centro della difesa, più naturale però sarebbe l'impiego come terzo a destra, quindi potrebbe essere un colpo veramente perfetto a parametro zero, visto che è in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, profilo da tenere d'occhio. Infine sono stati rimandati i discorsi, lo sapevamo, sui rinnovi di Handanovic e Perisic. Su Perisic la sensazione in questo momento è che oggi sia un po' più lontano, però restiamo comunque fiduciosi. Chiudiamo qui per il momento l'episodio di oggi. Nelle prossime ore pubblicheremo altri approfondimenti, c'è soprattutto un approfondimento speciale che vi invito a seguire, molto molto interessante, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui e spero di avervi portato un punto generale della situazione. Se siete stati con me fino a questo punto, fatemelo sapere nei commenti. Facciamo con l'emoji della bandiera italiana. Oggi dobbiamo sostenere la nostra nazionale, la nostra Italia, quindi aspetto i vostri commenti, le vostre emoji. Se volete, se vi piace Passione Inter, il nostro progetto, se vi facciamo compagnia, vi portiamo informazioni e contenuti che apprezzate, potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate sul tasto abbonati, oppure potete entrare a far parte della nostra community, del nostro club su www.passioneinter.club. Io vi aspetto e vi ringrazio.